novembre che aspetto questo pacco. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi portiamo, o meglio vi porto, visto che Alex ha deciso di non apparire in videocamera, un video un po' diverso. Finalmente è arrivato un pacco che aspettavo da tempo, ovvero le nuove cartucce per i pack film. Per chi ci ha seguito un po' nel canale avrà visto sicuramente che ogni tanto utilizziamo questa vecchia fotocamera, una vecchia lente. Proprio come dice il nome, questa fotocamera utilizza delle cartucce che sono chiamate pack film. Ormai queste cartucce sono fuori produzione. Per fortuna c'è un'azienda austriaca, la Supersense, che da qualche anno ha incominciato a riprodurre prodotti analogici, tra cui anche i pack film. Recentemente hanno deciso di lanciare delle cartucce pack film fai da te. Ovviamente non potevamo non prenderle e quindi iniziamo a vedere insieme come si montano queste cartucce. Per prima cosa iniziamo costruendo la cartuccia esterna in cartone rigido. Prendiamo quindi il cartoncino duro con la scritta One Instant, strisce adesive lunghe ed uno di questi tondi con la linguetta. Andiamo prima di tutto ad attaccare le strisce dove indicato, tenendo sempre il cartoncino con la scritta One Instant rivolta verso l'alto. Quindi qui, all'interno delle linee tratteggiate del rettangolo principale, poniamo le prime due strisce, mentre la terza andrà all'esterno della linea tratteggiata all'altezza di questo taglietto obliquo. L'adesivo tondo invece va piazzato così, a filo con il bordo del cartoncino sul lato opposto della scritta, lasciando la linguetta al di fuori del cartoncino. Cominciamo adesso allora a piegare il cartoncino lungo le linee tratteggiate, per dare forma al guscio esterno del nostro pack film. Attenzione a non piegare le parti nel verso opposto o potrebbero rompersi. Pieghiamolo bene di modo che non rimanga troppo rigido e favorire così la chiusura del guscio. Per chiuderlo quindi andiamo a rimuovere il secondo strato di nastro biadesivo della strisciata più esterna One eternity. e pinzetta later. Chiudiamo, aiutandoci poi con il bastoncino piano in dotazione per esercitare delicatamente una pressione sul nastro adesivo e aiutare così l'adesione. Questa linguetta sul lato superiore deve rimanere libera. Ovviamente ancora non andiamo a toccare le strisce sul lato posteriore della cartuccia. Andiamo ora a costruire il cappuccio nero, che sarà fondamentale per evitare l'ingresso della luce nel pack film. Infatti questo è costituito dallo stesso materiale della busta portanegativi, a prova di luce quindi. Prendiamo dunque questo cartoncino nero e cominciamo a piegarlo, prendendo come riferimento queste linee in rilievo, considerando il rilievo il versante interno verso cui rivolgere la piega. Ai lati andrà eseguito un piccolo origami, molto semplice comunque, e una volta finito di piegare bene, prendiamo questa linguetta esterna per chiudere i lati del cappuccetto. Con il bastoncino piatto ci assicuriamo poi di esercitare una pressione lungo le pieghe principali per assicurarci che non si riapra. Mettiamo da parte ora quindi tutta la parte che abbiamo montato finora. È arrivato il momento di incominciare a montare invece la parte del nostro positivo, che è carta fotografica. A questo punto, come prima cosa, prendiamo il leader e rimuoviamo il nastro esponendo la parte adesiva, che dovrà ovviamente rimanere rivolta verso l'alto. Prendiamo poi la carta fotografica e la rivoltiamo con la parte che andrà impressa, quindi quella lucida e bianca verso il basso e la parte grigia opaca verso l'alto. Andiamo a piazzare la nostra carta fotografica lungo la linea adesiva sul leader in questo modo, cercando di essere il più precisi possibili. Anche qui ci aiutiamo con il nostro bastoncino per esercitare una leggera ma decisa pressione. A questo punto rigiriamo il tutto, di modo che la carta fotografica sia rivolta invece verso l'alto e ribaltiamo il leader in questo modo, assicurandoci che ci sia una piega netta, sempre aiutandoci se vogliamo con l'ausilio del bastoncino. Ripetiamo ora in modo simile a prima questo passaggio, utilizzando al posto del leader questo chiamato così G-trap, che sarebbero questi due rettangoli di carta nera di cui abbiamo parlato prima. Anche qui esponiamo la parte adesiva e attacchiamo la carta fotografica con la superficie bianca e lucida sempre rivolta verso il basso. Rigiriamo di nuovo il tutto,
di modo che la superficie bianca sia rivolta ancora una volta verso l'alto. E andiamo a piazzare poi i due distanziatori in questo modo, con la parte piana che fronteggia la linea tratteggiata tra i due rettangoli neri. Ora andiamo ad assicurare il tutto utilizzando due strisce adesive. Liberiamo uno solo dei lati adesivi e le piazziamo lungo i bordi della carta positiva, a partire dalla piegatura del leader fino a coprire parte dei distanziatori, in questo modo. È il momento ora di assemblare la parte contenente il negativo che si trova all'interno della busta nera. Il negativo è molto resistente alla luce, comunque è consigliabile eseguire questa parte in condizioni di luce più bassa possibile. Ovviamente noi per registrare bene il video non le abbiamo abbassate, ma comunque vi consigliamo di farlo. Questi prossimi passaggi ora ci permetteranno di attaccare la parte positiva alla parte negativa. Ora, tenendo il leader nel negativo e la dark slide piegati sul retro così come li troviamo, prendiamo il nostro positivo, con la faccia bianca lucida rivolta verso il basso, e allineandolo a questi due rientri sulla parte più lontana di questo quadrato nero, che ha una consistenza più plasticosa e costituisce sempre una parte del leader negativo. Ricontrollando sempre l'allineamento, è utile poggiare un peso per tenere fermo il tutto. Prendiamo questo pezzo di nastro adesivo più largo e più corto e pigiamo sempre delicatamente con il bastoncino piano per unire il negativo e il positivo. Arriviamo quindi alla parte più delicata. Iniziamo col prendere la cartuccia che contiene l'emulsione. Qui bisogna essere attenti a non rompere questo pod, che è un po' delicato, e se si rompe questo possiamo anche buttare via tutto. Sotto il pod, sul lato piano, ritroviamo una striscia adesiva. Rimuoviamo la protezione ed andiamo ad attaccare il pod su questi due segni esterni rimasti liberi sul leader del negativo. Con il nostro bastoncino andiamo ad applicare una leggera pressione solo sulla parte adesiva, evitando di toccare la parte con l'emulsione. Siamo giunti quindi al momento di assemblare questo blocco di negativo e positivo con il guscio esterno in cartone. Andiamo a rimuovere la protezione delle due strisce adesive che avevamo lasciato sul retro del cartoncino. Ora allineiamo direttamente il bordo del cartoncino nero del negativo con il bordo del nostro cartoncino grigio e li facciamo aderire, lasciando la parte di negativo e positivo che sono state assemblate nel passaggio precedente rivolte verso l'alto. A questo punto giriamo tutto. Prendiamo ora il leader del negativo, che sarebbe questa parte più stretta di plastica nera. Lo inseriamo all'interno della cartuccia e facciamo scorrere il tutto fino a farlo uscire sul lato opposto. A questo punto dovrebbe rimanere fuori tutta la parte positiva all'esterno. Anche questa va spinta poi all'interno della cartuccia, accertandosi che il leader del positivo, che sarebbe quello che ha un aspetto simile alla carta carbone, si vada a inserire tra la carta fotografica e il leader del negativo. Può sembrare complesso, in realtà è molto più semplice guardando le istruzioni del libretto, che sono molto chiare. Inoltre, anche solo tirando il leader nel negativo, se avete seguito correttamente i passaggi precedenti, tutto dovrebbe infilarsi correttamente in modo automatico, senza troppi sforzi. A questo punto, all'esterno dovreste avere solo una delle due parti del glue trap. Rimuoviamo quindi l'adesivo tondo e andiamo a piegare questa parte nera in modo da farla aderire sull'adesivo scoperto. A questo punto inseriamo il cappuccetto nero che avevamo preparato in precedenza sul lato opposto. È semplicemente ad incastro, ed è normale che si vada ad insistere un po' perché le dimensioni sono precise al decimo di millimetro, di modo che poi non si vada più a staccare. Ed ecco qui il nostro pack film. Non rimane ora che andare a scattare. Una volta montato il tutto, siamo andate a provare il pack film. La foto è venuta decisamente sovraesposta. Infatti, una volta scattata, bisogna lasciare alla foto il tempo di svilupparsi. Nei vecchi pack film c'era l'indicazione sul tempo di sviluppo in base alla temperatura esterna. Sul sito di SuperSense è riportato un tempo di sviluppo di 2 minuti e mezzo a 20 gradi. Visti i 37 gradi di Roma, abbiamo abbreviato un po' i tempi. Evidentemente non abbastanza. Dopo qualche giorno abbiamo montato un'altra cartuccia e siamo andate al Colosseo. One eternity later. Primo step, che è il più difficile, rimuovere la dark slide che è venuta stranamente via tranquillamente. Time. Vado? Vai. Fai partire il timer. Speriamo bene. Vado? Vai, vai. Time to.
Questa volta abbiamo seguito le indicazioni del sito alla lettera, anche perché la temperatura era leggermente più bassa e la luminosità più scarsa. Ah, bellissima! Finalmente abbiamo uno scatto di cui siamo soddisfatte. Grazie per aver visto il video, spero vi sia piaciuto. E fateci sapere nei commenti se anche voi avete provato i pack film, se vi interessa, se vi piacciono e se vi piace questo tipo di contenuto. A noi piace provare cose e svuotare il portafoglio. Yeah! La luna e lo sole e la Casa blu! casa. Too much.